Hi YouTube team, this video is for you. It is in Italian, but you'll find English subtitles for a better comprehension. Caro team di YouTube, faccio questo video con la speranza che ti arrivi il mio messaggio, visto che è stato letteralmente impossibile comunicare con te, nonostante ci abbia provato più e più volte, e non voglio soltanto lamentarmi di un'ingiustizia che credo di aver vissuto e che credo di vivere tuttora, ma voglio provare a farti delle proposte concrete. Ne ho 3 che troverai alla fine di questo video, in modo da rendere feconda la mia brutta esperienza, in modo magari da facilitare il lavoro ai tanti e alle tante creatori e creatrici di contenuti che portano un valore incredibile alla nostra piattaforma. E dico la verità, non lo faccio per me, non è per me questo video, non avevo nessuna voglia di farlo. Mi sto sforzando in questo momento di portare alla luce una situazione che onestamente avrei voluto lasciarmi alle spalle, a cui avrei voluto non pensare più, anche perché ogni volta che ci ripenso vivo del malessere. E allora mi sono detto, parliamone, è importante parlarne, raccontiamo che cosa è successo, in modo magari da risparmiare qualche errore ad altre persone e chi lo sa, se saremo abbastanza bravi anche da portare a te un messaggio che oggi ritengo importante, perché ci sono dei margini di miglioramento. E allora voi che state guardando questo video, non vi chiedo like, non vi chiedo iscrizioni, non mi interessa niente di tutto questo in questo momento. Se riterrete condivisibili le cose che dirò, l'unica cosa che potrebbe effettivamente essere utile è condividere questo contenuto sui vostri social network, taggando YouTube e il team di YouTube, in modo che questo messaggio gli arrivi e possibilmente che gli arrivi anche forte e chiaro. Non sarà un video di lamentela, di sterile lamentela, ma vorrei portare alla luce un problema e anche delle possibili soluzioni anche applicabili, tra l'altro, non irrealistiche. Ho ricevuto un avvertimento per un mio video, il video è stato cancellato e da adesso in poi, per sempre, in futuro potrei ricevere delle sanzioni che arrivano fino al ban del mio canale. E oggi non vi nascondo che questa cosa mi crea molto disagio, non è una situazione che sto vivendo bene. Che cos'è un avvertimento? Per chi non lo sapesse, non mi rivolgo a te, team di YouTube, ma agli spettatori e alle spettatrici che stanno guardando questo video. Un avvertimento è una cosa piuttosto minacciosa che rimane in maniera perenne sul canale YouTube ed è una specie di ammonizione. Cioè, fondamentalmente, dopo questa ammonizione, per ogni contenuto ritenuto da YouTube non idoneo alla piattaforma possono arrivare delle sanzioni che saranno inizialmente di blocco per 1 settimana, poi per 2 e poi per sempre. E a differenza delle sanzioni, che hanno una durata di 90 giorni, l'avvertimento è per sempre. Cioè dopo 90 giorni le sanzioni scadono, ma l'avvertimento rimane per sempre. E avere un avvertimento sul canale determina il fatto che da adesso, per qualsiasi problema, anche per un errore dell'algoritmo o per un mio errore in buona fede, io potrei ricevere una sanzione, rimanere sanzionato per ore o anche per giorni, anche in caso di errore dell'algoritmo, perché è già successo, chiunque ha video su YouTube ha già vissuto questa esperienza. A volte YouTube blocca dei tuoi video ritenendoli non idonei, poi tu fai ricorso e allora il video viene sbloccato. Bene, in questo caso, se io ricevessi questo tipo di blocco, riceverei anche la sanzione, anche nel caso in cui non la meritassi, fino all'eventuale vittoria del ricorso. Insomma, questa è una bella gatta da pelare per chi fa il mio lavoro e per chi fa questa cosa per mestiere. E dico la verità, mai avrei creduto che sarebbe capitato a me. Ammetto, mi sento un po' in colpa per questa cosa, mi sento anche ingenuo, però ammetto che quando vedevo succedere queste cose mi dicevo è un problema evidentemente, ma a me non capiterà mai. Com'è possibile che con il mio tipo di contenuti questa cosa possa mai succedere? E invece è successa, e fra poco vi racconto anche perché. E io chiedo a te, team di YouTube, come puoi pensare che chi fa questa cosa in maniera seria, chi la fa per lavoro, possa adesso, vivendo una situazione come la mia, operare con serenità sulla tua piattaforma? Cioè io da questo momento in poi non mi sento più sereno e questa cosa non scadrà mai, cioè io mi ritroverò per sempre, ogni volta che apro la mia dashboard, questa immagine in primo piano. Beh, questa cosa brucia, ti dico la verità, questa cosa brucia. Ma veniamo al motivo del contendere. Ho fatto un video quasi un anno fa rispetto al momento in cui vi sto parlando, dal titolo Come scaricare video da YouTube. Il video faceva parte di una serie che provo a farvi vedere al volo. Se voi andate su YouTube
e scrivete per esempio Ciraolo VLC, vediamo se la trovo. Eccola qua. Era parte di una serie di video su VLC, il noto player multimediale. Ecco qua la playlist, alla quale manca solo il video che è stato eliminato. Insomma, era una playlist che spiegava come utilizzare VLC per fare tutta una serie di cose che ritenevo e che ritengo molto utili. All'interno di questa playlist c'era anche il video su come scaricare video da YouTube con VLC. Ora, io non voglio in questo video contestare la cancellazione e neanche l'ammonizione. Ok, sono stato ingenuo, l'ho fatto in buona fede, il mio canale ha uno spirito divulgativo, onestamente non avrei mai pensato di infrangere delle norme con quel tipo di video, ma col senno di poi, adesso che ci penso, mi dico, ok, effettivamente posso capirlo, non voglio contestarlo. Poi ognuno di noi metterà l'asticella dove preferisce, cioè ognuno può dire ok, è stato giusto ammonire Andrea, è stato sbagliato, comunque i termini e le condizioni di YouTube dicono che non si possono scaricare i video di YouTube se non con le funzionalità di YouTube. Ok, però ti dico la verità, è un po' faticoso vedersi in questa categoria, cioè vedere di essere finito tra i contenuti dannosi o pericolosi, tra i quali ci sono le sfide estremamente pericolose, gli scherzi pericolosi o le minacce, le istruzioni per uccidere o nuocere, l'uso o la produzione di droghe pesanti, disturbi alimentari, gli eventi violenti, gli istruzioni per furti o imbrogli, suppongo di essere in questa sottocategoria, o la pirateria informatica, forse sono in questa sottocategoria, l'elusione del pagamento di contenuti o servizi digitali, la promozione di cure o rimedi pericolosi. Ecco, io non lo so se questa ammonizione è giusta, ti dico la verità, ho qualche perplessità, ho qualche dubbio che lo sia, però mi dico, anche ammesso che lo sia, cioè per chi fa questo lavoro con la passione che ci metto io, vedersi qui dentro, beh, è doloroso, ti dico che fa male. Qui stiamo parlando di uno dei tanti creator, team di YouTube, che costruisce su questa piattaforma senza nessuna intenzione di infrangere le regole, e se ho infranto le regole, cavoli, l'ho fatto in assoluta buona fede, cioè io non sono qua, il mio canale non è neanche di quelli borderline che dicono ma sì, ci provo, vediamo come va a finire, ma è tutt'altro. Ma anche nella vita, io nella vita sono uno che se deve 50 centesimi a qualcuno glieli dà questi 50 centesimi, cioè io non ho mai ragionato nell'ottica di infrangere una regola, non ho un programma craccato che sia uno, non ne ho uno. Per fare le guide su Photoshop o su Adobe Premiere mi sono pagato l'abbonamento per quei mesi che mi servivano per registrare video, cioè io ci tengo a questa roba e so di non essere l'unico, non ho mai fatto un titolo clickbait, non ho mai cercato views facili, cioè io con te, YouTube, mi sento un partner. Io mi sento parte di quello che stiamo costruendo insieme. Tu come piattaforma strepitosa, eccezionale, credo ad oggi la migliore del mondo per il mio personale giudizio, quella che più amo usare anche come utente, e mi sento di fare questo percorso insieme a te e le altre migliaia e migliaia di creatori e creatrici di contenuti, e credo di aver contribuito a questa piattaforma dando valore alla piattaforma, e penso che se ho sbagliato ho sbagliato in buona fede, e non voglio dire allora se ho sbagliato in buona fede non merito la sanzione, però può essere che forse la sanzione e la modalità con cui ho ricevuto la sanzione, fra poco ci arriviamo, forse sia spropositata rispetto al tipo di errore che ho fatto, e quindi ognuno ponga l'asticella dove vuole, ognuno decida se è giusto o sbagliato ricevere un'ammonizione per questo tipo di contenuto, un'ammonizione permanente per questo tipo di contenuto. Però io chiedo al team di YouTube di spiegarmi questo. Cioè dimmi come mai in questo momento su YouTube in italiano ci sono decine e decine, forse centinaia di contenuti identici o probabilmente peggiori, meno divulgativi e più pirateschi rispetto a quello che ho fatto io. Alcuni esattamente identici che parlano proprio di VLC, e non escludo che alcuni di questi siano anche i tanti che prendono spunto dai miei contenuti riproponendoli a volte in maniera molto simile. Ecco, questa cosa qua me la devi spiegare, e a me non me ne frega niente di questi creator, anzi ti dico la verità, io spero che non ricevano lo stesso trattamento che ho ricevuto io, però nel momento in cui io creator ricevo un certo tipo di trattamento,
Ho la sensazione, magari mi sbaglio, ma ho la sensazione che quella cosa sia riservata proprio a me. So che non è così, però questo è il mio vissuto. Come possiamo creare una relazione, io e te piattaforma? Come possiamo continuare a produrre il valore che insieme stiamo producendo per le centinaia e centinaia di migliaia di persone che poi quel valore lo ricevono? Ecco, questo me lo devi spiegare. Tutti questi video, caro team di YouTube, me li devi spiegare. Ho fatto il ricorso. Il ricorso è durato non più di 30 secondi, nel senso che ho effettuato il ricorso e immediatamente ho ricevuto la mail che mi diceva: abbiamo rigettato il tuo ricorso, il team di moderazione ha rigettato il tuo ricorso. Ecco, questa è una delle prime cose che, non ti nascondo, mi hanno frustrato, perché mi sono detto: cavoli, ma possibile che nessuno guarderà mai il video in questione? Com'è possibile che in 30 secondi, letteralmente dal pulsante alla mail che ho ricevuto con ricorso rifiutato, qualcuno abbia visto il mio video? Beh, io lo ritengo improbabile, poi magari è successo, però è improbabile. E questa cosa non fa bene, cioè il fatto di avere la sensazione che nessuno in YouTube abbia guardato il tuo video, e fra poco ti faccio vedere delle altre cose che credo che lo dimostrino, beh, questa cosa non fa bene. Ho contattato la chat a cui io ho il privilegio di poter accedere perché ho la partnership con YouTube, che è quella che alcuni banalmente chiamano la monetizzazione, e quindi posso chattare con una persona. E non ti nascondo che questa è stata forse la parte più frustrante. È stata la parte più frustrante perché mi rendevo conto di parlare con qualcuno che non aveva nessun potere di risolvere il mio problema e che continuava a darmi risposte copia e incolla, dicendomi cose che già sapevo, rimandandomi alle linee guida dove mi si diceva che non devo insegnare alle persone come ammazzarsi o come usare le droghe pesanti, e io provavo a dire a questa persona: guarda che il mio video non è così, ma questa persona, che non ha nessuna colpa in questo caso, non poteva, neanche volendo, guardare il mio video e darmi una pacca sulla spalla e dirmi: lo capisco, hai ragione, mi dispiace, perché non era il suo lavoro. Il suo lavoro è probabilmente darmi delle risposte standard che anche un bot avrebbe potuto darmi, e fortunatamente ho la chat sotto mano e insomma è anche abbastanza facile dimostrare quanto sia stata poco fruttuosa questa conversazione. Ecco, nessuno mi ha risposto nel merito, nessuno mai mi ha risposto nel merito. Eccolo qua, guarda, ti faccio vedere la mail che ho ricevuto in risposta. Sono desolata, ma il team preposto ha confermato la violazione. Non mi è dato sapere la ragione esatta che ha portato a questa decisione. Cioè, come posso produrre contenuti sulla tua piattaforma se alcuni di questi contenuti vengono bannati e io non ho la possibilità di parlare con qualcuno che mi dia delle spiegazioni? E ripeto, io non voglio discutere del mio video perché non credo che sia utile. In questo momento io voglio discutere delle tue regole. Il mio video era bannabile? Benissimo, mi sta benissimo, non voglio discuterne. Teniamocelo lì, ce lo teniamo lì, questa ammonizione perenne, eccola qui, ce la terremo sul canale per sempre. Ogni volta che aprirò la tua maledetta dashboard vedrò questo avviso. Mi sta bene, non voglio discutere del mio video. Però io mi dico: cavoli, ma qualcuno lo ha guardato questo video? Qualcuno può dirmi: Andrea, il tuo video ha queste caratteristiche che non vanno bene, mentre queste centinaia di video hanno queste altre caratteristiche che vanno bene sulla tua piattaforma. Mi sarebbe bastato che qualcuno avesse guardato il mio video e mi avesse dato una risposta nel merito. Io mi prendo le mie responsabilità. Se ho sbagliato, anche gli sbagli in buona fede vanno puniti. Io me le prendo tutte le mie responsabilità, però questo è frustrante. Questo non fa bene, non ci fa bene come creatori e come creatrici di contenuti. Ho cancellato un altro mio video, ho cancellato il video su come mostrare i video di YouTube in OBS. L'ho cancellato, un video con migliaia di views, un video che ha insegnato gratuitamente a migliaia di persone a fare una cosa utile con un software utile, e io ho avuto paura. E io mi sono detto: lo tengo questo video o ormai lo cancello? Mi sono guardato tutti i miei video, mi sono detto: bah, questo è l'unico video che un giorno mai l'algoritmo potrebbe dire questo non è un buon video. L'ho cancellato, per paura, non l'ho neanche messo privato, l'ho cancellato. A quante persone abbiamo precluso di imparare quella cosa? Perché
perché tu non hai saputo dirmi il motivo, il perché il mio video non andava bene, e per un errore in buona fede mi hai ammonito per sempre sulla tua piattaforma. E attenzione, caro YouTube, ci sono dei problemi concreti adesso ai quali io vado incontro, perché il problema non è solo il sentirmi un po' appeso a un filo a causa di un'ammonizione perenne, ma ci sono dei problemi concreti che sono causa di tue mancanze, sono causa di reali mancanze, perché io da adesso non posso più mettere i trailer alle mie premiere. Se voi che state ascoltando, guardando questo video, siete rimaste a bocca aperta, è così. Se io vado a impostare una premiere, vedete che non ho il tasto per configurarla. Questo è così per tutte le mie premiere. E la tua assistenza mi ha risposto questo. Grazie per averci segnalato questo problema relativo alle premiere. Siamo a conoscenza del problema che stai riscontrando e ti consigliamo di lasciare un feedback per apportare miglioramenti a questa funzione. Apprezziamo molto il tempo che dedichi all'invio di feedback. Team di YouTube, non ti nascondo che questa risposta è estremamente frustrante. Avrei preferito non averla ricevuta, avrei preferito il silenzio, avrei preferito un vai a quel paese, non ti sopportiamo, ma sentirti apprezziamo molto il tempo che dedichi all'invio dei feedback, quando per cercare, non so neanche se ci riuscirò, ma cercare di arrivare alle tue orecchie ho dovuto fare questo video, questa cosa è frustrante, questa cosa non fa bene, caro team di YouTube. Insomma, tu sai che l'ammonizione perenne, continuo a sottolineare questa parola, preclude di utilizzare i trailer delle premiere, anzi di configurare le premiere, e quindi mi dà uno svantaggio competitivo che mi porterò avanti per sempre. Tu sai questa cosa? E quello che mi chiedi è di lasciarti un feedback nella sezione feedback per apportare miglioramenti a questa funzione. Fa sorridere anche il fatto che tu mi chieda di lasciare un feedback e che non ti occupi tu, assistenza, di trasmettere quel feedback. Mi fa sorridere che nella tua mail non ci sia scritto perlomeno abbiamo già girato la tua problematica al team di riferimento. Non sarebbe vero, naturalmente, sarebbe una bugia, ma fa sorridere che tu neanche abbia in mente di dirmi questa cosa e che tu mi inviti a lasciare un feedback per apportare miglioramenti a questa funzione. E poi ci sono i marcatori di capitolo. I miei video da oggi non hanno più i marcatori di capitolo. Tutti i miei video, nonostante siano perfettamente indicati nella descrizione, non hanno i marcatori di capitolo. E io ho qui un corso completo che ho messo gratuitamente sulla tua piattaforma, 4 ore di corso. Sono l'unico scemo in Italia che spende 4 ore per 10 del suo tempo per produrre dei corsi gratuiti su dei software professionali e li mette sulla tua piattaforma. Bene, questo video di 4 ore, che come puoi immaginare è abbastanza complesso da seguire tutto in una volta, non ha i marcatori di capitolo. Non li ha. Niente. E da oggi io farò a meno dei marcatori di capitolo. Da oggi io farò a meno dei marcatori di capitolo, perlomeno a quanto mi dice Lucia, perché devi sapere che prendiamo in considerazione una serie di fattori per determinare se i capitoli del video verranno visualizzati. Ad esempio, se ci sono i timestamp nella descrizione del video, mi fa sorridere questa risposta copia e incolla, perché avevo già detto che c'erano i timestamp nella descrizione del mio video, se il canale ha degli avvertimenti attivi o se il contenuto potrebbe essere potenzialmente inappropriato per alcuni spettatori. Ora, a meno che un video su Photoshop non sia potenzialmente inappropriato, probabilmente questo, come tutti gli altri video del mio canale, perdono i marcatori di capitolo a causa dell'ammonizione. Con un disagio non soltanto mio, ma delle migliaia e decine di migliaia di persone che ogni giorno guardano i miei video e che fruiscono dei marcatori di capitolo, cosa che mi è già stata segnalata in alcuni messaggi e anche commenti. La cosa che mi fa arrabbiare è che io adesso riceverò anche una penalizzazione competitiva, cioè io rispetto agli altri creatori e creatrici di contenuti sarò meno competitivo sulla piattaforma e lo sarò potenzialmente per sempre a causa di queste reali, concrete penalizzazioni. 1. La mia autocensura. 2. Il fatto che in alcuni momenti io potrei avere un blocco di possibilità di pubblicare per 1 o 2 settimane, o se sarò molto sfortunato, non credo che succederà, dovrei essere davvero molto sfortunato, però io potrei avere anche un ban dalla tua piattaforma.
Non posso mettere i trailer alle mie premiere, qualcuno sorriderà e sarà anche molto contento di questa cosa, e non posso più fruire dei marcatori di capitolo. Insomma, io credo che questa cosa allontani i creatori e le creatrici come me, che vogliono prendere estremamente sul serio la tua piattaforma, che vogliono farne un lavoro, che magari ne hanno già fatto un lavoro e che ce la stanno mettendo tutta per creare valore sulla tua piattaforma. E allora provo a farti tre proposte concrete e applicabili. Non voglio rientrare in tutta quella schiera di persone che la fanno facile, che credano che sia semplice fare il tuo lavoro e che quindi basti schioccare le dita per avere quello che noi vorremmo. No, voglio provare a farti delle proposte che credo che siano effettivamente applicabili e credo che siano utili a tutti i creatori e alle creatrici di contenuti. Cioè credo che con queste tre proposte, tutto sommato semplici da mettere in pratica, almeno due di queste tre, beh, io credo che renderemo davvero, letteralmente, YouTube un posto un po' più bello. E allora, proposta numero 1, rendiamo temporanee le ammonizioni. Decidi tu il tempo, decidi tu, anche un anno va bene, per chi come me lavora in buona fede, beh, un anno è anche ragionevole, perché insomma io credo che da qui ad un anno non infrangerò nuovamente le regole. Insomma, è successo per un errore in buona fede. Davvero da qui ad un anno succederà di nuovo? Io credo di no. Consentimi fra un anno di ripartire da zero. Ho sbagliato? Me ne prendo le mie responsabilità? Pago per un anno? Beh, ma a un certo punto togliamola, questa munizione. Io non posso credere, cioè io conto di lavorare su YouTube per il resto della mia vita. Cioè a me piace tantissimo questa cosa, mi piace tantissimo. E come posso pensare che da oggi in poi io avrò quel messaggio minaccioso nella mia dashboard? Rendiamolo provvisorio, facciamolo durare il tempo che ritieni opportuno. 1 anno, 2 anni, quello che ritieni opportuno. Le sanzioni durano 90 giorni? Vogliamo raddoppiare? Facciamo 180 giorni? Vogliamo fare 360 giorni? Va bene, ma a un certo punto chiudiamo questo avvertimento, azzeriamolo e ricominciamo. Messaggio ricevuto, sbaglio recepito, non succederà più e ripartiamo da zero. Secondo suggerimento, seconda richiesta, risolvi i bug, cioè fai in modo che l'ammonizione non diventi anche una penalizzazione competitiva. Risolvi la questione delle premiere, risolvi la questione dei capitoli, non è difficile tecnicamente per te, posso comprendere le ragioni per cui questa cosa è stata implementata, perché tu dici se uno è stato ammonito allora è possibile che magari alcune cose le mostri poi nel trailer, sfruttando i trailer per far passare dei messaggi che poi nel video non passano. Lo capisco, però cavoli, cioè a me sembra che in questa maniera sia spropositata la dimensione di persone che vengono colpite ingiustamente da una penalizzazione competitiva rispetto a quelle che poi effettivamente utilizzerebbero i trailer o i marcatori di capitolo. Come possono usare i marcatori di capitolo per infrangere le regole? Beh, io la proposta che ti faccio è: rendiamo questa ammonizione un'ammonizione, ma non rendiamolo uno svantaggio competitivo. È un po' come se un giocatore di calcio prendesse il cartellino giallo e poi fosse obbligato a continuare il resto della partita con una mano dietro la schiena. Perché? Perché hai preso il cartellino giallo, basta, messaggio recepito, al rosso sono fuori. Ma nel frattempo lasciami giocare la mia partita. Anche perché questa cosa rischia poi di far diventare la segnalazione dei video un'arma di distruzione della concorrenza. Io non lo so se il mio video è arrivato ai tuoi occhi perché è stato segnalato da qualcuno e tutti gli altri 10, 20, 30 non lo sono stati, o se l'algoritmo per qualche strana ragione ha individuato proprio me. Però attenzione, perché se tu colpisci così duramente le persone che commettono degli errori, beh, questa può diventare un'arma della quale le persone abusano. E a questo proposito dico a tutti voi invece che state guardando questo video di non permettervi, di non azzardarvi, mi fareste veramente male, di non azzardarvi di fare stupidaggini rispetto a quegli altri video che vi ho fatto vedere. Non fate stupidaggini, per favore, non è così che si risolvono i problemi. Terzo e ultimo consiglio, terza e ultima richiesta: instaura un dialogo più profondo con le persone che creano contenuti sulla tua piattaforma. Mi rendo conto di quanto sia difficile e so benissimo perché tu non mi dai spiegazioni sul mio ban, lo so benissimo, perché ogni spiegazione che tu mi darai potrebbe essere utilizzata da me contro di te. Potrei utilizzarla in un'eventuale causa, potrei utilizzarla
per romperti ulteriormente le scatole, potrei utilizzarla per chiederti delle altre cose. Questa cosa è dispendiosa in termini economici e quindi io so benissimo che per te è molto più semplice dire termini e condizioni d'uso. La piattaforma è nostra, facciamo quello che vogliamo, che è peraltro un valore nel quale credo anch'io. Cioè, secondo me fai benissimo a farlo. Ho sempre difeso questo tuo diritto e continuo a difenderlo. Però, se vuoi mantenere le persone di valore sulla tua piattaforma, devi anche scendere a compromessi, devi iniziare a parlare con queste persone, perché sennò poi le persone se ne vanno, tu ti terrai il tuo diritto di non spiegare niente a nessuno e di fare quello che ti pare, ma le persone che credono nell'onestà e nei contenuti di valore probabilmente si guarderanno intorno e guarderanno anche altre piattaforme. Quindi quello che ti chiedo è, senza esagerare, non è che io voglio una persona a cui poter telefonare, però dammi la sensazione di avere mai visto il mio video, anche una sola volta. Dimmi, nessuno mai, in tutta questa trafila che ho vissuto, che ormai ha 15 giorni di vita, nessuno mai è entrato nel merito del mio video. Mai. Sempre e solo risposte generiche. Sempre e solo non mi è dato sapere. Sempre e solo questo. Non ho mai ricevuto delle risposte generiche. Sempre risposte tipo questa. Puoi mandare un feedback con delle proposte su come migliorare il prodotto. Non ho questo potere. Non posso. Niente, sempre queste. Non mi è dato sapere. Non lo so. Sempre risposte generiche. Ecco, forse non lo so quanto ti costerebbe in termini di risorse umane, non lo so, quindi quest'ultimo suggerimento rispetto agli altri due te lo do magari in maniera un po' più sprovveduta, però forse avere qualche persona in più che instauri dei dialoghi perlomeno con i creator, con la partnership, quindi con la monetizzazione attiva, quindi che hanno mostrato una certa continuità sulla tua piattaforma, che ti hanno mostrato di credere in quello che stanno facendo, che hanno prodotto tanti minuti di video, che questi video sono stati visti, che hanno un tot numero di iscritti, beh, magari con queste persone iniziare a instaurare un dialogo un pochino più ravvicinato e che ci faccia capire di essere effettivamente, realmente ascoltati. Io non credo che sia troppo e io credo che questo ti distinguerebbe dalla maggior parte delle piattaforme. Già io credo che tu, YouTube, ti distingua in quanto a qualità della piattaforma. Io credo che YouTube sia ancora oggi la piattaforma migliore in assoluto su cui creare e fruire di contenuti. Ecco, questa potrebbe diventare una ciliegina sulla torta. Il rapporto, la relazione con i tuoi creator potrebbe diventare effettivamente la ciliegina sulla torta che ti permette di fare un'ulteriore differenza anche a lungo termine, perché di queste cose se ne parla, se ne sta parlando, se ne parlerà sempre di più. A questo proposito dico a tutti voi che vi linkerò quando sarà pubblica un'iniziativa che mi ha accennato Giorgio Taverniti, che come sapete è molto legato a questo genere di cose, che ringrazio, che mi ha dato molto supporto morale in questi giorni. Ancora se ho capito bene non vi posso raccontare molto, però se magari guardate questo video più in là nel tempo, guardate la descrizione del video perché sarà linkata, e se non la trovate linkata nella descrizione seguite le cose che faccio io o che fa Giorgio, perché in qualche modo troverete notizie su questa iniziativa molto interessante. E quindi, caro YouTube, non credo che tu possa tirarti indietro dal farlo, perché ti sarà richiesto sempre di più. E basta. Quanto a noi, cari amici e cari amiche, grazie per aver ascoltato anche questo contenuto. Non amo fare contenuti negativi sul mio canale, non credo forse di averne mai fatti, o forse ne ho fatti pochissimi, ma in questo caso credo che fosse importante farlo. Ne usciremo più forti di prima, ne sono convinto, ne uscirò rinforzato io. E spero che forse questo contenuto ci consenta anche effettivamente di avere una YouTube migliore. A voi, amici del team di YouTube, chiedo se potete darmi una risposta. Naturalmente mi piacerebbe tantissimo, non credo che succederà, ma mi piacerebbe molto, e siete invitati a partecipare a una chiacchierata su questo canale. Se avete delle cose da raccontarci, da spiegarci, sarebbe veramente un grandissimo onore poter dialogare con voi. O se invece vorrete prendere in considerazione questi suggerimenti, non tanto per la mia situazione, ripeto, lasciamola stare quella. Se potete però prendere in considerazione questi suggerimenti per avere tutti e tutte noi una YouTube migliore, beh, io credo che avremo tutti i creatori, gli utenti e voi come piattaforma da guadagnarci. Per quanto riguarda voi,
che state guardando il video, se ne condividete i contenuti o se pensate che questa sia una battaglia utile per tutti e tutte le creatrici di contenuti, allora magari potete condividere il video sui vostri canali social, sui vostri canali di YouTube. Mi raccomando, taggando il team di YouTube su Twitter, su Instagram, su Facebook, su YouTube stesso, magari con un post e facendo in modo che questo video arrivi all'attenzione di chi di dovere. E chi lo sa che non sarà servito a cambiare le cose. Un'altra cosa che potete fare è venire a trovarmi su ciraulo.me, dove ci sono gli altri miei contatti. Ecco, un suggerimento che vorrei darvi, se oggi lavorate su YouTube, è di differenziare i canali su cui comunicate. Non mettete tutte le uova in un paniere, perché se si rompe quel paniere avete fatto la frittata. E allora differenziate i canali, come sto facendo io e come sempre di più farò, e su ciraulo.me trovate il mio canale Telegram, trovate la newsletter e trovate, è una cosa che non credevo che vi avrei detto, ma a questo punto me ne sento obbligato, anche il link al mio canale Twitch, in modo che possiate seguirmi anche nelle altre piattaforme e in modo che, se dovessi rendermi conto che YouTube non è più il posto adatto per me per creare questi contenuti, siate già preparati e preparate e mi seguirete già negli altri posti. Fatelo anche voi se create contenuti, mi raccomando, non affidatevi mai, qualsiasi essa sia, a una singola piattaforma. Io vi ringrazio moltissimo per aver ascoltato questa chiacchierata, vi mando un abbraccio forte e a presto. Ciao!